Stefano, è già operativo il collegamento Teams? C'è qualcuno collegato? Sì, buon pomeriggio. Sono il professor Rizzello dell'Università di Bologna. Buon pomeriggio a tutti. Grazie per il collegamento. Buon pomeriggio. Ciao Ferdinando. Allora direi che possiamo cominciare. Benvenuti a tutti a questa seconda sessione dell'anno accademico 23-24 della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente. Oggi abbiamo le ultime 2 candidate che si specializzeranno oggi e che direi faremo e presenteremo insieme ai vostri correlatori che sono collegati da remoto. Partiamo da Monica. Allora, io intanto presento la commissione. Oggi in commissione, a parte me stessa che sono Lori Crocè, abbiamo, partendo da destra verso sinistra, il dottor Fabio Monica, il dottor Mauro Giuffre, buonanotte, il professor Renato Canizzaro e la dottoressa Flora Masutti. La prima tesi di specializzazione è presentata dalla dottoressa Monica Messina, come relatore il dottor Fabio Monica e come correlatore il professor Fernando Rizzello che abbiamo appena visto. E il titolo della tesi è il monitoraggio ecografico nella malattia di Crohn, valutazione del ruolo prognostico e del rischio di riacutizzazione nei pazienti in remissione clinica. Prego Monica. Per fortuna ho la spalla. Quindi sappiamo tutti che la malattia di Crohn fa parte delle malattie infiammatorie croniche intestinali, che sono delle patologie infiammatorie del tratto digerente che hanno un decorso remittente recidivante, quindi hanno delle fasi di remissione e delle fasi di riacutizzazione. Sono patologie ad eziologia sconosciuta, immunomediata, multifattoriale ed in particolar modo la malattia di Crohn si caratterizza per una flogosi transmurale, quindi a tutto spessore e può interessare qualsiasi tratto del tubo digerente, con clinica altamente variabile. E l'incidenza e la prevalenza della malattia di Crohn variano in base alla regione geografica, sostanzialmente è una patologia diffusa in tutto il mondo e anche l'Italia è uno di quei paesi ad alta incidenza e prevalenza. Si tratta di una patologia del giovane, pertanto è una patologia che si correla anche ad un impatto sanitario molto importante che interessa sia maschi che femmine senza significative differenze. Per quanto riguarda la presentazione clinica, questa abbiamo detto è molto variabile e dal punto di vista gastrointestinale la variabilità dipende anche dal tipo di patologia, quindi dal comportamento di patologia, perché ci può essere un comportamento prevalente infiammatorio, quindi cambierà la clinica in base alla sede, all'estensione, alla severità dell'infiammazione, ma l'infiammazione cronica può comportare lo sviluppo di complicanze di tipo stenosante, quindi restringimenti intestinali, e complicanze di tipo penetranti, quindi ascessi e fistole, che sono chiaramente gravate da alto rischio chirurgico. Pertanto il trattamento, che negli anni si è molto modificato grazie alla conoscenza un po' maggiore dei meccanismi patogenetici, adesso si fonda su un paradigma che è quello del treat to target, cioè andare a trattare per obiettivi, ovvero obiettivi sempre più ampi, che ci consentano di avere una remissione sempre più profonda e prolungata. Pertanto parliamo sicuramente di risposta sintomatica, ma anche di risposta biomorale e di risposta mucosale, quindi endoscopica. Chiaramente non sempre raggiungibile, ma auspicabile, è quella che chiamiamo transmural healing, quindi la risposta transmurale, proprio perché abbiamo parlato di una malattia a tutto spessore. Per ottenere questi obiettivi è chiaro che in un paziente con malattia cronica dobbiamo attuare una strategia di monitoraggio stretto, sia se iniziamo una nuova terapia, quindi per valutare come risponde alla terapia, sia per valutare
come lo stato infiammatorio di malattia anche in un paziente asintomatico, e per fare questo abbiamo degli score clinici, quindi li basiamo sulla valutazione della sintomatologia riferitaci dal paziente. Qui è presentato lo score di HBI, che poi rivedremo nello studio clinico, che è uno score molto semplice utilizzato in pratica clinica e si basa su parametri e su sintomi che ci può descrivere il paziente in ambulatorio, e definiamo una remissione quando l'HBI è inferiore a 5. Chiaramente il monitoraggio è supportato da esami di laboratorio, PCR e calprotettina fecale e da indagini strumentali che, a differenza della diagnostica, nel monitoraggio chiaramente dovranno essere il meno invasivi possibile. In questo contesto parliamo di ecografia intestinale. Quindi l'ecografia è una metodica di diagnostica per immagine che sfrutta gli ultrasuoni. Nel caso dell'ecografia intestinale possiamo valutare, tramite appunto gli ultrasuoni, l'attività infiammatoria, la sede e l'estensione di patologia, ed inoltre possiamo valutare anche proprio la componente transmurale, quindi le complicanze. L'ecografia è molto studiata ultimamente proprio perché è uno strumento poco invasivo, che non usa radiazioni, che non richiede una preparazione specifica e quindi è anche ben tollerata dal paziente ed è molto disponibile in ambulatorio. Lo svantaggio principale di qualsiasi ecografia è che viene considerata uno strumento operatore dipendente, anche se poi in realtà per quanto riguarda l'ecografia intestinale la variabilità interosservatore si riduce con l'esperienza e sicuramente ci possono essere interferenze dal soma del paziente, oppure ci sono alcuni tratti un po' più profondi del tratto gastroenterico che sono meno studiabili di altri, come per esempio l'ilio e il colon, che invece sono ben visualizzabili. Cosa possiamo valutare in ecografia quindi? Possiamo vedere la parete intestinale, lo spessore, la stratificazione e la vascolarizzazione, possiamo valutare le complicanze sia di tipo stenosante sia di tipo penetrante e possiamo valutare altri reperti accessori. Per quanto riguarda lo spessore intestinale, nella norma questo misura fino a 3 mm e vediamo che ecograficamente la parete dell'intestino si presenta come un intervallo di 5 strati iper-ipocogeno dovuto all'alternanza tra lume mucosa, mucosa sottomucosa, muscolare propria e l'interfaccia muscolare sierosa. Sia lo spessore intestinale sia l'alterazione della normale stratificazione sono stati correlati ad attività infiammatoria. Sempre correlato ad attività di infiammazione anche la vascolarizzazione Doppler al color Doppler. In particolar modo possiamo utilizzare degli score semi-quantitativi per avere una standardizzazione, come lo score di Limberg, che sostanzialmente si fonda su 5 gradi, grado 0 e grado 1, che corrispondono ad assenza di segnali vascolari, perché normalmente la parete intestinale ha segnali molto, molto lievi, molto lenti, mentre dal grado 2 al grado 4 abbiamo segnali vascolari crescenti correlati all'infiammazione fino al grado 4, dove i segnali vascolari sono sia intramurali che extramurali, estesi al mesentere. Anche le complicanze stenosanti sono ben visualizzabili. Qui vediamo appunto un tratto stenotico con il lume virtuale. Tendenzialmente vedremo anche una riduzione della peristalsi nel tratto stenotico, di solito preceduto da dilatazione prestenotica e da un tratto dilatato e iperperistaltico. Infine, una fistola rappresentata come un tratto ipocogeno con all'interno degli artefatti d'aria, che alle volte può confluire in delle raccolte. Per esempio qui è rappresentata una raccolta ascessuale, quindi infetta, ma chiaramente le raccolte possono essere infiammatorie di tipo flemmoni. Altro reperto possiamo avere presenza di versamento libero intorno alle ansie patologiche, oppure ispessimento del mesentere, che si presenta come un tratto iperecogeno fibroadiposo intorno ad un'ansa ispessita di solito, oppure reperti poco specifici sono le linfodenopatie reattive. Scusate, questa non dovrebbe essere giusta. Come faccio a tornare indietro? Non è quello che mi serviva, scusate tutti. Allora, eccoci qua. Non so cosa è successo. Quindi, a partire dal fatto che l'ecografia è stata correlata alla risposta alla terapia e all'attività infiammatoria, e che abbiamo detto che è molto importante verificare l'attività subclinica per poter identificare quei pazienti a maggiore rischio di sviluppo di complicanze, il nostro studio clinico si è posto l'obiettivo di valutare il valore prognostico dei parametri ecografici sulla riacutizzazione clinica in pazienti in remissione. In secondo luogo abbiamo valutato la concordanza tra i reperti clinici e biomorali con quelli ecografici e la loro correlazione con la riacutizzazione, ed abbiamo valutato se l'ecografia avesse guidato una modifica di atteggiamento nel medico. È stato condotto quindi uno studio retrospettivo osservazionale presso il centro MICI dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna,
Abbiamo incluso pazienti con malattia di Crohn in remissione clinica definita da HbI inferiore a 5 e assenza di terapia steroidea, che facessero ecografia soltanto per il monitoraggio, quindi non per sospette complicanze. Potevano essere in terapia con immunosoppressori oppure potevano essere in assenza di terapia specifica e potevano anche avere ricevuto operazioni chirurgiche. Abbiamo escluso quei pazienti che non erano in remissione clinica e quei pazienti con localizzazioni di malattia poco esplorabili con l'ecografia oppure poco definite dallo score di HbI, e tra l'altro anche quelli che non avessero un follow-up almeno di 3 anni. Abbiamo quindi arruolato tutti i pazienti che sono stati sottoposti ad ecografia e visita ambulatoriale nell'anno 2021. L'ecografia è stata performata da un operatore esperto, sempre lo stesso operatore, che ha utilizzato una singola strumentazione ecografica sia con sonda convex che lineare. Abbiamo valutato se fosse stato preso un provvedimento dal medico nel momento dell'ecografia, ovvero se avesse prescritto un nuovo esame strumentale, se avesse dato una modifica di terapia, oppure se avesse dato sia l'esame strumentale seguito poi da una modifica di terapia. Li abbiamo quindi seguiti nelle visite di follow-up dei 3-4 anni successivi per valutare se si verificasse l'evento riacutizzazione. Riacutizzazione che abbiamo definito come la recidiva sintomatologica o la comparsa di complicanze e associata a necessità di escalation terapeutica. L'analisi statistica quindi ci ha consentito di valutare i fattori di rischio associati indipendentemente alla riacutizzazione clinica. La nostra coorte era composta da 486 pazienti distribuiti omogeneamente tra sesso maschile e femminile con età mediana di 44 anni al momento dell'ecografia, prevalenza di localizzazione ileale e seguita da quella ileocolica, e la maggior parte dei pazienti, più del 54%, aveva già ricevuto almeno un intervento intestinale. Tutti quanti erano pazienti in remissione definita da HbI inferiore a 4 e la PCR nella maggior parte dei casi, in quasi il 74%, era nella norma e il 74% dei pazienti non stava facendo terapia specifica, ma soltanto il 24% utilizzava farmaci biologici e il 2% azatioprina o metotrexate. Per quanto riguarda le caratteristiche ecografiche, il 54% dei pazienti aveva almeno un ispessimento ecografico, localizzato nella maggior parte dei casi a livello dell'ileo. E per quanto riguarda i segnali al Doppler, la maggior parte dei pazienti aveva segnali assenti, quindi Limberg 0 e Limberg 1. E tra gli altri reperti abbiamo valutato le complicanze luminali e le complicanze extraintestinali. Vediamo che le fistole erano sostanzialmente rare, soltanto 13 pazienti, di cui 1 con flemmone, mentre erano piuttosto frequenti nel 26% dei casi l'ispessimento del mesentere. Per quanto riguarda il provvedimento preso al momento dell'ecografia, il medico ha modificato atteggiamento in 60 pazienti. Nella metà dei casi ha prescritto una nuova indagine strumentale, per esempio la conoscopia o l'enterorisonanza, mentre nell'altra metà dei casi è stato anche prescritto un cambiamento di terapia. In 13 pazienti è stata data budesonide, quindi steroide locale, 13 pazienti hanno avuto una modifica di terapia immunosoppressiva e 3 pazienti sono andati incontro a intervento chirurgico oppure dilatazione endoscopica di stenosi. La riacutizzazione clinica, che era il nostro outcome primario, si è verificato in quasi il 30% dei pazienti con prevalenza di sesso maschile, in un tempo medio di circa 27 mesi. Diciamo che nella maggior parte dei casi, nel 50%, è stata trattata o con terapia biologica o con chirurgia, mentre soltanto una piccola quota di pazienti ha avuto lo steroide sistemico come terapia e il 25% probabilmente aveva avuto una riacutizzazione lieve trattata con steroide locale. L'analisi univariata rispetto ai parametri ecografici ci fa vedere come sostanzialmente tutti, quasi tutti, hanno mostrato significativa associazione con la riacutizzazione, in particolar modo l'ispessimento del colon e i segnali vascolari intensi, e anche in letteratura l'ispessimento del colon è considerato una localizzazione di malattia fortemente associata a clinica. Per quanto riguarda invece i parametri clinici, soltanto la terapia con azatioprina, la PCR alterata, valori maggiori di HbI e anche la modifica di atteggiamento terapeutico sembra essersi associata ad aumentata riacutizzazione. Se guardiamo l'andamento nel tempo e stratifichiamo per ispessimento di parete, vediamo come i pazienti con ispessimento parietale abbiano avuto una riduzione dell'intervallo libero da recidiva rispetto a quelli senza ispessimento di circa 6 mesi, con un tasso di riacutizzazione praticamente raddoppiato. Ma se stratifichiamo poi per segnali vascolari, queste differenze si fanno ancora più significative e possiamo identificare 3 profili di rischio, di cui il rischio maggiore è quello dovuto a segnali vascolari intensi, Limberg 4, con un intervallo libero da recidiva sostanzialmente inferiore ai 30 mesi e un tasso di riacutizzazione del 73%. Quindi l'analisi multivariata ci ha consentito di vedere quali fossero i parametri associati in maniera indipendente alla riacutizzazione, e sono qui riportati quelli che hanno mostrato significativa associazione.
Per quanto riguarda i parametri ecografici, quelli che ci hanno dato più informazione sono stati proprio i segnali vascolari crescenti, con un effetto dose-risposta molto importante. Anche la PCR in maniera molto significativa si è confermata associata al rischio. Abbiamo poi anche la zatioprina, probabilmente c'è un'alta correlazione ma con alta variabilità, erano pochi i pazienti che facevano terapia con la zatioprina e probabilmente c'è stato anche, potrebbe esserci un bias di selezione di pazienti con una malattia un po' più longeva. Ed è interessante notare come anche l'HBI 3 e 4, nonostante fossero tutti pazienti pauci sintomatici o asintomatici, e l'HBI sia considerato un indice in letteratura poco affidabile rispetto all'oggettiva infiammazione, in realtà mantiene ancora significatività. Per quanto riguarda quindi i nostri risultati, possiamo dire che confermano un po' quello che sappiamo dalla letteratura, cioè che i parametri ecografici più importanti sono l'ispessimento di parete, ma sembra soprattutto che i segnali vascolari ci diano ancora più informazione, mentre l'ispessimento del mesentere e le linfodenopatie non sono risultate significative alla multivariata, probabilmente perché, come anche dalla letteratura sappiamo, sono molto dipendenti dai parametri più importanti, mentre le complicanze ascessuali fistolizzanti non sono risultate significative alla multivariata per il semplice fatto che c'era poca variabilità, quindi in realtà erano altamente associate alla riacutizzazione, che tra l'altro è avvenuta in quasi il 30% di pazienti che prima erano asintomatici, quindi questo ci conferma l'importanza di un monitoraggio stretto e di un monitoraggio multiparametrico, perché il profilo di rischio maggiore è stato quello con associazione di segnali vascolari alterati e PCR alterata. Per quanto riguarda il provvedimento medico che si è associato a maggiore riacutizzazione, lo abbiamo interpretato come effettivamente la capacità dell'ecografia di poter individuare quei pazienti ad attività subclinica maggiore che poi hanno riacutizzato di più. I punti di forza del nostro studio sicuramente risiedono nell'ampia numerosità del campione, nel lungo follow-up, nel fatto di aver avuto robustezza dei dati dal singolo operatore ecografista e di aver utilizzato dei dati di laboratorio real life, quindi si tratta di una popolazione facilmente applicabile in pratica clinica. D'altro canto, chiaramente è uno studio retrospettivo osservazionale, quindi ha diversi bias di selezione, ed inoltre abbiamo utilizzato soltanto la singola valutazione al baseline dell'ecografia, mentre sappiamo che per esempio per altri parametri come quelli di laboratorio, come la calprotettina, i monitoraggi seriati ci aiutano ad avere ancora più informazioni, e questo potrebbe essere uno spunto futuro. In conclusione, il nostro studio conferma che l'ecografia è utile nel monitoraggio del paziente asintomatico, non soltanto di quello sintomatico, e che ha un valore prognostico utile nella stratificazione del rischio. Chiaramente confermiamo anche quello che ci dicono le linee guida, che la valutazione del paziente con malattia di Crohn non può prescindere dall'essere multiparametrica, perché sostanzialmente è importante valutarlo complessivamente clinica, laboratorio e chiaramente eventualmente in una condizione multidisciplinare. E per quanto riguarda la capacità di influenzare il giudizio del medico, possiamo dire sì, l'ecografia è molto importante e può influenzare il giudizio medico. Chiaramente in futuro questo sarà ancora più di interesse, perché potremo arricchire la letteratura con studi prospettici multicentrici, con lungo follow-up, magari con il training ecografico che, se incentiviamo, consentirà di avere una riduzione della variabilità interosservatore, e probabilmente ci aiuterà anche l'intelligenza artificiale. E io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Monica, io darei la parola al professor Rizzello, visto che l'analisi è stata svolta durante il tuo periodo di fuorirete a Bologna e vorremmo sentire un suo commento. Prego Fernando, se puoi accendere il microfono. Grazie. Sì, arrivo subito, devo spostarmi perché la rete mi tradisce. Eccomi, io farei due piccoli commenti, uno legato al lavoro svolto da Monica in collaborazione con la dottoressa Melotti e la dottoressa Mazzotta, e l'ecografia ormai sta diventando una milestone per le malattie infiammatorie, e questi dati sono estremamente incoraggianti e speriamo di poterli pubblicare in tempi molto rapidi. E il secondo è un commento molto personale, un ringraziamento a Monica per quanto fatto in questi mesi presso il nostro centro. Monica era già formata, ha mantenuto l'attività clinica del centro di riferimento, lavorando a testa bassa
in lunghe giornate piene di pazienti, e in queste giornate ne abbiamo potuto apprezzare sia la capacità, la preparazione clinica, sia la capacità umana. Per noi è stato veramente un grande piacere e un grande sollievo in certi momenti avere la sua disponibilità. Per cui il mio è un ringraziamento sincero, perché è stato bello collaborare con lei e soprattutto è stato un'esperienza molto interessante per la sua capacità di sintesi, ogni tanto anche di critica, ma ci siamo sempre trovati bene io e Monica quando abbiamo discusso, quindi non siamo mai andati in collisione. E con questo mi taccio. Grazie Grazie Fernando. mille. Fabio, vuoi aggiungere qualcosa? Posso solo aggiungere, ringraziando Fernando e tutta l'equipe del Sant'Orsola che ospita i nostri specializzandi e sicuramente li arricchisce nella loro preparazione nel campo specifico delle malattie infiammatorie croniche intestinali, e essendo contento anche perché avete avuto il ritorno del vostro mentore, un nostro grande amico, e quindi questo ci rende particolarmente felici e contenti, e ti prego di esternare a lui tutto il nostro affetto. Non mancherò. Grazie mille. Ci sono domande per la candidata? Vai. Monica, intanto grazie per la bellissima presentazione, per la bellissima tesi. Ti volevo fare 2 domande veloci. Allora, un punto che forse mi sono perso, che però può essere interessante anche poi per lo studio. Qual era il timing tra l'arruolamento e il fare l'ecografia al paziente? Quindi perché è stata un'ecografia e poi il follow-up? Questa è la prima domanda. Allora, in realtà al Policlinico di Sant'Orsola l'ecografia viene sempre eseguita dalla visita, quindi abbiamo preso la prima ecografia di monitoraggio, quindi asintomatico, seguita dalla visita ambulatoriale, quindi il provvedimento medico che abbiamo calcolato è quello proprio del giorno dell'ecografia. Ok. E la seconda, che un po' mi è balzata agli occhi, è che nell'analisi multivariata ho visto che era risultata significativa l'azatioprina, però non c'erano dati sui farmaci biologici. Questo perché non sono risultati significativi? Se non sono risultati, che idea ti sei fatta? Esatto, non erano significativi neanche all'univariata, soltanto l'azatioprina ha mantenuto significatività in entrambi i modelli. L'idea che mi sono fatta è che sicuramente non sono associati alla recutizzazione perché probabilmente riescono a mantenere bene la remissione, e in secondo luogo che, essendo uno studio retrospettivo, sull'azione dei farmaci ci dà un po' meno informazioni. Infatti è un punto che si potrebbe esplorare con altri modelli tipo di target trial emulation, ma sono per capire proprio l'efficacia dei farmaci, e che magari si potrebbe fare avendo tanti dati effettivamente. Quindi ce lo siamo spiegati così: probabilmente mantengono bene la remissione, non risultano però protettivi perché altrimenti avremmo avuto magari valori significativi, però sicuramente rispetto all'azatioprina sembrano mantenere meglio la remissione. Invece l'azatioprina probabilmente dipendeva da pazienti più severi all'inizio o magari con terapia già di lunga data, perché l'azatioprina è un farmaco che ormai non diamo più come in prima battuta, quindi verosimilmente erano pazienti che ce l'avevano da tanti anni, quindi una malattia diciamo longeva. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie Monica. E passiamo alla presentazione della seconda tesi di specializzazione della dottoressa Mariela Valenti. Noi abbiamo in collegamento la Juliette Beringer. So we need to speak English. Switch. Yes. Thank you. Thank you, Juliette, to be present here. And we will ask you to have a comment later. So I present this paper in English, but it will be done in Italian. In English? Yes. Okay. So the title is Outcomes of Perianal Fistula and Crohn's Disease Treated with Ustekinumab, and with me and as co-relator Professor Isabelle Etienne and Dr. Juliette Beringer. Mariela, it's yours. Thank you. Thank you all for being here. So
What is perianal Crohn's disease? It is a disease of a complication of Crohn's disease, which occurs in approximately 20% of the patient. It involves perianal skin and anal canal, defining more aggressive and complicated disease. Symptoms are pain, discharge, and incontinence, and have a high impact on the quality of life. Diagnosis of perianal disease is made on clinical exam and pelvic magnetic resonance. Perianal lesion can be divided in primary and secondary. Secondary lesions are more severe complication of inflammation, so of primary ones, and fistula is one of them. We define fistula as an abnormal epithelialized connection. It connects so the anal canal or the rectum, so the interior, to the perianal skin, the exterior. And there are many classifications. One of them is the Parks, is based on external anal sphincter relation, but real life fistula are actually more tangled. So this is why this is one of the most used classification, the American one, which divides simple and complex fistula. So it counts for anatomy, and also it counts the presence of multiple branching, multiple external opening, abscess, proctitis, and extension of this fistula. For example, anovagina fistula or horseshoe fistula, defining the complex one. How do we manage a fistula? So first, we need to treat the infection. Normally the infection is treated, yes, with antibiotics, but most importantly with surgical drainage, which is made by set-on placement. And secondary, there is the treatment of inflammation. Treatment of inflammation is made by, with medical treatment. So European guidelines recommend the combined use of medical and surgical treatment. And as for medical treatment, the first line agent are anti-TNF, which are recommended in induction and maintenance therapy. Anti-TNF are antibodies because they block the inflammation, they block the production of pro-inflammatory cytokines, they induce the apoptosis of immune cells, and finally they help to stop the epithelial to mesenchymal transition. So they help to close the fistula. So we said that we need surgery, we need the medical treatment to help to have a definitive surgery. And what are them? So the different techniques are the observation, meaning the set-on removal. It is the easiest one. It has no complication, of course, but it has the more higher recurrence rate. Secondary, we have the obliteration of the external opening of the fistula with the fibrin glue injection. Low complication, but a good success rate. Then we could close the fistula from the interior. For example, we could do the endorectal advancement flap, which is in which we use a flap of rectal mucosal to cover the internal opening of the fistula. It has a slightly higher incontinence risk, but a good success. Then we can cauterize this fistula, and the last treatment that we could propose is the mesenchymal stem cells injection. This is a small focus on the fistula closure definition because at present this is an issue. There are clinical criteria and radiological criteria, but there is not yet, a standardized definition. So back to the fistula treatment. Once we have treated the fistula with the surgery and with medical treatment, we still could face suspicion treatment of those. So we should verify the fistula in itself and the set-on placement. We might need a new surgical drainage. We can add antibiotics. We can add immunomodulator, and we have to optimize anti-TNF treatment. We can change the interval and the dose, and we can eventually switch to the other one, so infliximab to adalimumab, for example. But
even if we have done all those treatment adjustments, this treatment adjustment, we could still face a failure. So since the inflammation is driven by many molecular pathways, this in many molecular treatment, which means that we have to withdraw the anti-TNF, the TNF target, so the anti-TNF treatment, to another one. So we're looking actually for a second-line agent. And this, in this image, we could see some of the treatments that are already validated in Crohn's disease, but in perianal Crohn's disease, none of them is validated, and guidelines do not validate them because of the lack of evidence. Ustekinumab is one of them. The lack of a second-line agent is the reason why we decided to conduct our study, with the purpose to describe the outcomes of perianal Crohn's disease, perianal Crohn's fistula, treated with combined surgical and drainage associated to ustekinumab. So our primary endpoint was the clinical remission rate. The secondary endpoint was the time to clinical remission, and in our study we defined clinical remission as the second removal and no abscess relapse at the 3 months follow-up. Our study was designed as a retrospective, observational, and monocentric, and it was conducted at the Hôpital de la Croix-Saint-Simon in Paris from January 20 to June 25. Our inclusion criteria were the active Crohn's fistula, the combined drainage, surgical drainage with ustekinumab, of course, and patients should have had ustekinumab treatment for at least 12 weeks. We selected more than 300 patients from our surgical and pharmacological register, and finally we included 37 patients. So this is the summary of the result. Those are the baseline characteristics, which are the most used in also other retrospective or prospective studies. And I want you to focus your attention on the fistula description, the use of prior biologic, which we did not exclude, and also the possible presence of prior drainage, which we do not exclude it at baseline. So fistula description means that more than one out of 3 patients already had at least 2 fistulas. More than a half had a multi-branch fistula, so a complex one, anovaginal or horseshoe, and the most represented one was the transsphincteric. In more than half of the patients received at least 1 prior biologic, so they were biologic exposed patients, and the most used drug was infliximab. And as for drainage, almost half of the patients had already had at least 1 surgical drainage. Some treatment adjustment along the monitoring period were necessary, so we had to optimize ustekinumab treatment. We had to perform additional surgical drainages. We had also to, in some patients, add immunosuppressor, and a few patients, only two patients, we could use a dual therapy, so 2 biologic associated, another biologic associated to ustekinumab. This is the most important result of our study. So from a total of 37 patients treated with drainage and ustekinumab, we observed that there was 70% of the patients were still on ustekinumab. The other 30% had a treatment failure. Of 37 patients, 62% were eligible with ustekinumab to fistula closure surgery, and of 37 patients, 54% of them achieved clinical remission. So it means that the other 46% of patients underwent ustekinumab failure, were not eligible for fistula closure surgery, and did not achieve the clinical remission criteria.
As for patients who were eligible for closure surgery, the most used technique was the flap, half of the patients, and as well in patients in clinical remission, the most used technique that helped to achieve the clinical remission was flap technique, of course. As for time to attempt a fistula closure, the time was 20 months in median, and we also described a cumulative incidence of achieving surgical eligibility, which was around 80% at 42 months. As for ustekinumab failure, in case of the need of treatment swap, so ustekinumab failure occurred within the first 36 months. We also look for predictors, but perhaps our results were biased by the small sample size. So we look for predictors for swap therapy and predictors to fistula clinical remission. The only predicting factor was young age to swap therapy, was young age at ustekinumab start, and all other factors, in fact, we found only a potential association. So the strength of our study is most certainly the high number in remission rates in fistula treated with ustekinumab. We also gave an accurate fistula description. We also detailed complex surgical procedures. And in our study, we described the timing of fistula evolution and its subsequent eligibility for a definitive closure surgery. The limits, on the other hand, were the study design. It is a retrospective, monocentric study, and as previously said, it had a small sample size, only 37 patients. Follow-up was short as well. We assessed the clinical remission at 12 weeks, so 3 months. And in our study, we did not include the MRI, the assessments. There is no radiological assessment included. So I'm showing you this table because in this there are listed the most important, most recent studies on ustekinumab and perianal fistula. I think the most representative one is the BioLab of 2020, the second one, which was a very large prospective study. It enrolled more than 200 patients, a multicentric one conducted by a French group, the French group of Getaid. In this study, we found a remission rate of approximately 40% at 6 months. I also show you other studies, but the most important thing that I want to share with you to focus the attention is that we do have remission rates, and those remission rates are similar to ours, slightly inferior, but similar, but they're all assessed at the different timings. So some of them are assessed at 8 weeks, some at 6 months, some at a year. So there is no, that's what I was saying before, there is no standardized criteria for remission rate and for fistula remission criteria as well. So in conclusion, our study confirms ustekinumab as a potential treatment of inflammation in Crohn's fistula. In ustekinumab responders, clinical remission outcomes were highly favorable. We had high remission rates. And there's need, of course, of prospective trials with longer follow-up and a bigger sample size. Thank you, Mariella. And now we will ask to Dr. Beringer to say something about the period of Mariella in your hospital. Thank you, Julia. Thank you. Can you hear me well? Yes. Yes. Okay. First of all, I would like to thank all of the jury and the people present there in Italy to accept for Mariella to present in English, because I'm not able to understand your beautiful language. I'm sorry. And secondly, I wanted to thank you, Mariella, first for the study and the ambitious objective you had to study perianal Crohn's disease, which is
the topic that interests me the most in my practice. We had many difficulties, and they are known in this topic because it's a difficult topic to study in clinical practice. There is a lot of variability from one patient to another, from one practitioner to another. So thank you for tackling this topic. You have put a lot of energy on this study. You spend a lot of time screening more than 300 files, and you were very serious in the data collection. I know that you spend a lot of evening and weekend on this study, and for all of this, I want to thank you very much. Also, it didn't distract you from your clinical practice, and we were really happy to work with you and looking forward to work with you again. So thank you very much. Thank you. Thank you so much for welcoming Mariella in your center, and also to let her do her practice. And in particular, as I know, she was really enthusiastic to be there. Yes, I was. Thank you so much. I am. Okay, is there any question? So, thank you. Thank you, Juliette. Ritorno all'italiano, chiedo scusa, grazie a tutti, voi potete rimanere dove siete, noi ci delocalizziamo per qualche minuto e poi rientriamo per le proclamazioni. Vai, fallo. Volevo fare un commento velocissimo. Avete affrontato degli argomenti veramente importantissimi, ma la fistola è sicuramente un momento penalizzante nella storia della malattia di Crohn, e avere delle terapie che cominciano ad essere efficaci è sicuramente un cambiamento di passo. Complimenti a tutti e due. Grazie.
Allora, vi attribuiamo personalmente i voti, poi facciamo un'unica proclamazione. Per cui, dottoressa Monica Messina, la Commissione, considerato il curriculum degli studi e valutata la tesi di specializzazione, attribuisce alla prova finale la votazione di 50 cinquantesimi e lode. Per l'autorità conferitami, dottoressa Mariela Valenti, la Commissione, considerato il curriculum degli studi e valutata la tesi di specializzazione, attribuisce alla prova finale la votazione di 50 cinquantesimi e lode. Pertanto, per l'autorità conferitami dalla magnifica rettrice nello fattispecie, vi proclamiamo specialiste in malattie dell'apparato digerente. Anche con noi.